Ti posso scrocchiare il collo, ci manco per sogno. Non funziona, porca miseria. Stavo per dire, no, cancella tutto, non facciamo una figuraccia. Ah, vedi che questo funziona, è solo un muscolo. Ho fatto venire 10 infarti. 10 infarti addirittura. Mi stai riprendendo, brutto stronzo. Stavo ammazzando il mio cameraman. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo qui con noi la carissima Marta. Buongiorno a tutti. Allora, oggi Marta cara viene con delle problematiche un po' più fastidiose perché ha una brachia cervico-brachialgia da lungo tempo che addirittura prende proprio il lato destro, mi pare giusto? Ah no, il lato sinistro dove c'è il cuore, vedi? Esattamente. Arriva addirittura, mi pare, fino al mignolo, hai detto, giusto? Mignolo è anulato. Esatto, quindi comunque prende già le ultime due dita, il nervo ulnare, quindi dobbiamo andare a capire se questa è una problematica cervicale legata alla parte ovviamente bassa della cervicale oppure sono dei comuni trigger point. I trigger point spesso di partenza, guarda, facciamo un attimo questo giro di partenza, diciamo nella zona del piccolo rotondo, possono arrivare fino alle dita, quindi chiaramente ci sono dei punti che possiamo toccare che se fanno effettivamente sviluppare questa sensazione di dolore ci confermano che il problema è di minore importanza, semplicemente un piccolo punto trigger, un punto grilletto vuol dire, va bene, che fa sparare, diciamo, a distanza questo dolore alle mani in questo caso, va bene? Io lo toccherò, se si sviluppa effettivamente la sensibilità sappiamo che è lì il problema. Faremo dei piccoli test, dei trattamenti molto leggeri perché tu eri un pochino spaventata per quanto riguarda la cervicale, però forse un po' di più del dovuto, quindi da questo punto di vista faremo delle cose un po' più calme sulla cervicale, però di base la cosa che mi interessa è capire cosa sta creando questo dolore, questa problematica. Ci sono 100.000 cose che si possono fare senza per forza, magari nelle persone più magari spaventate dalle manipolazioni, soprattutto nell'arco cervicale, senza fare delle cose così invasive. Ce ne sono così tante di tecniche che non dobbiamo mai avere problemi. Se abbiamo qualche paura basta dirlo. Da questo punto di vista ti chiedo per piacere di sederti, fai il giro cortesemente. Farò prima di tutto, prima di fare i nostri esami, ok? Perché faremo tanti esami oggi. Farò solo delle mobilizzazioni per capire quanto muove questa cervicale, ok? La cervicale mi sembra che si muova abbastanza bene, lato destro e perfettamente il lato sinistro. Forse mancherà proprio l'ultimissima parte, però non mi sembra che ci siano problematiche di sorta. Vediamo la mobilità delle spalle. Ok, la spalla destra sembra muovere molto bene. Hai dolori? No. Ok. La spalla sinistra, la mobilità non gli manca, quindi non è una problematica ovviamente di mobilità di questa spalla. Fa male qualcosa? Assolutamente, hai una mobilità eccellente. Allora io prima di diciamo lavorare vorrei fare degli esami. Ricostruiamo tutto il tuo corpo con l'intelligenza artificiale, così io ti posso mostrare proprio tutto ricostruito al computer. Ti chiedo di metterti sopra quei quadratini per piacere, rivolta verso la scrivania, ok? Esatto, sopra questi quadratini. Ok, rimani per piacere ferma ferma e guarda avanti, non ti muovere. Fermissima per piacere. Ok, ottimo, girati adesso verso la porta, verso il lato destro. Rimani ferma ferma per piacere. Ancora una volta gira a destra per piacere, molto bene. Guarda avanti. Ora fletti la testa e tocca le ginocchia, così. Ok? Rimani ferma così, la testa giù per favore. Un pochino più su, se non ti dispiace. Un po' più su. Sollevati un pochino più su, scusami. Ora, così. Ah, scusa. Giù la testa, ce la fai? Ok, benissimo. Fermissimo per piacere. Molto bene, vieni pure qua sopra Marta, scusa che ti ho fatto cambiare un po' la posizione, mettiti pure qua sopra, mentre il nostro meraviglioso motifisio fa la sua ricostruzione, noi contemporaneamente faremo anche un altro esame con il mio Vision per valutare le tensioni della tua colonna vertebrale in toto. Guarda un po', lo mettiamo qua. Appoggio solo questo, non succede niente, soltanto testo.
va bene? Ok. Perdonami. Sì, sì. E questo cosa? Ora te lo spiego un attimo Sì, sì, soltanto che certo. questa è una cosa molto bella che viene dagli Stati Uniti, si chiama MioVision e ci permette di testare, è quasi proprio un'elettromiografia di superficie sensali, una palpazione computerizzata, si fa proprio in America per i chiropratici americani. La utilità, ora te la spiego, ovviamente noi stiamo testando tutte le Certo. zone diciamo più contratte, così possiamo effettivamente valutare dove stanno le problematiche ed eventuali blocchi. Tu non hai tanto, vedi qui. Vedi che ci sono tanti Sì. colori, rosso, viola, verde, giallo, sono tanti colori che riguardano la tensione del muscolo. Come puoi vedere, qui esatto, e nella zona cervicale ci sono ovviamente delle tensioni molto maggiori Sì. e anche qui per quanto riguarda la tua spalla, va bene? La, stavo ammazzando il mio cameraman. La cosa importante, vedi quest'area qui, è la C7D1, che sarebbe quest'area qui, va bene? Al lato sinistro abbiamo un blocco, al lato destro abbiamo la tensione, ok? Ah, quindi ho attenzione anche di Esattamente, qua. la tensione è di qua, il problema è che lì ci sono dei blocchi che possono effettivamente però causare Da queste questi dolori. sintomatologie, assolutamente. Guardiamo un attimo. E invece più questi qua Queste cosa? aree qui ci sono dei piccoli blocchi però minori, ok? Qua ci sono delle Quelli problematiche maggiori. sicuramente maggiori. Allora, possiamo vedere da questo lato che effettivamente non hai grossissimi livelli di stress, livello, noi lo chiamiamo epistress score, che è insomma lo stress muscolare in generale che ha la tua colonna non è alto, va bene? Diciamo che chiaramente sei giovane, in salute, però hai soltanto dei picchi nell'area cervicale che effettivamente dimostrano che stai un po' soffrendo su queste aree. Ritorniamo al nostro super motifisio che ti farà vedere tutto ricostruito in 3D, quindi con una precisione assoluta. Riceverai addirittura degli esercizi Ah, ok. via email studiati proprio con l'intelligenza artificiale. Che mi potrebbero aiutare Sì, sì, a... assolutamente, Ok. per quanto riguarda proprio la tua postura. Allora, andiamo qui. Questa sei tu ricostruita in 3D, guarda che meraviglia. Ci sono delle aree di sofferenza, innanzitutto prima ti faccio vedere proprio le spalle che sono la cosa che ti interessava di più. Come puoi notare la muscolatura, vedi, dal lato destro ha delle problematiche e al lato sinistro ovviamente nella parte superiore, attenzione, nella parte superiore hai delle tensioni che avevamo visto pure sul programma precedente. Da questo lato ci sono delle diciamo incapacità nella tua muscolatura di mantenere alta la spalla, infatti la spalla destra Sì, va sì, in giù, esatto. esattamente, la spalla sinistra se ne sale. Infatti ho anche il bacino abbastanza. Bravissima, ora come lo vediamo questo? Innanzitutto ti faccio vedere la schiena, la lombare che ha anche la tendenza a soffrire, vedi dovrebbe essere così, Sì. e invece vedi è molto anteriorizzata, anche diciamo ci può stare in una donna, però di base per le posture magari lavorative, ok, sicuramente ti stai creando qualche piccolo problema, va bene? Per quanto riguarda invece tutta la tua schiena, andiamola a vedere un attimo così. Non hai grossissime, effettivamente grossissime curve. Ci sono delle leggerissime curve scoliotiche, ma diciamo il programma ti evidenzia un disallineamento relativo, ok? Niente di così particolare. Però effettivamente per quanto riguarda il bacino qualche dislivello c'è, va bene? Perché vedi come si abbatte sul lato destro, va bene? E sono tutte cose risolvibilissime, quindi assolutamente senza alcun tipo di problema. Detto questo, cara Marta, ti chiedo di andare di nuovo un attimo lì. Aspetta che prendiamo Sì, comunque a me ai tempi non potevi portare il busto. addirittura. Sì. L'hai portato? Dovevo portarlo per un anno, 22 ore su 24. L'ho tenuto qualche mese e l'ho levato perché non era cosa mia. Non era cosa, dice, mettiti verso di là per piacere. Ok. Questa, come può vedere, faccio vedere anche bene alla telecamera, è un'immagine termica che mostra i livelli di contrattura, ok? Che sono
questi qui, e facciamola vedere anche alla nostra amica Marta. Allora, possiamo, guarda, questa sei tu, ovviamente, è un'immagine Sì. del calore che emana il tuo corpo, le aree scolorite sono quelle più calde, quindi più contratte, quindi hai, come puoi vedere, soprattutto su questo tratto delle contratture importanti e su questo tratto delle contratture più mirate, più precise. Ora però voglio testare anche un'altra cosa, la spalla sinistra, ok? La scapola sinistra. Sì. Ok, eccolo qua, non si denotano grossissime cose, però se andiamo a togliere sempre un po' più calore si trovano i tipici trigger point che sono questi qua, che sono noiosi proprio perché possono sparare a distanza. Ora li testiamo subito. Vediamo, aspetta, anche anteriormente mentre ci siamo. Fai un pochino più indietro per Sì, piacere. lo rimetto qui. Sì, anche un pochino di più, grazie. Allora, esatto, qua ci sono delle cose molto interessanti. La cosa che notiamo subito, aspetta che prendo la tua immagine e la facciamo vedere anche a te. Vedi, abbiamo delle aree legate proprio alle parti proprio dei seni, ok, paranasali, eccetera. Forse tu soffri anche un pochino di sinusite, Allora, giusto? io ne Esatto. approfitto, io ho spesso fitte tutto qua, Esatto, perché tutto guarda, qua, queste sono delle aree legate proprio alla bocca, alla mandibola e però anche ai seni paranasali e a tutto quello che riguarda poi magari la presenza di mucosa, di sinusite, ok? Si vede ok. perché è semplicemente più No, è caldo, terribile, io diventa ho proprio terribile. fitte aghi. Guarda un po' quest'area qua, è l'area proprio della bocca, ok? Ah, Dei ah, ah. muscoli, dei masseteri. Tu hai proprio uno slittamento sicuramente mandibolare che ora contestiamo a causa della scoliosi, soprattutto giovanile, anche se Ah, non si denota più di tanto, devo dire, in questo momento, anche se effettivamente in passato sicuramente l'hai avuta e trattata in un modo o nell'altro. Guarda un po', quella parte, soprattutto sinistra, è estremamente tesa. Qui non si vede, però è interna la tensione, sui muscoli si ok. chiamano pterigoidei, ok? Te li faccio vedere, vedi? Sono dei muscoli, vediamo se te li posso fare vedere direttamente così, ok? Dei muscoli molto profondi che stanno all'interno della bocca, ok? Appena si apre la bocca li vedi, sono dei muscoli più profondi, mentre questi qua più superficiali che hai visto sono questi qua, i muscoli masseteri, va bene? Ok. Sono molto importanti tutti i muscoli della masticazione perché contribuiscono addirittura poi anche alla postura fino addirittura ai piedi, basta un millimetro della bocca e ti crea un casino fino ai piedi, va Infatti bene? io avendo Scusate. un piede più piatto sono un po'... Ora vediamo un po' tutto. L'importante è prendere, oh, io aiuto. L'importante è prendere atto delle cose in modo tale che le possiamo togliere. Allora siediti per piacere di nuovo davanti a me. Di qua o di qua? Di qua, grazie. E voglio farti vedere una cosa. Testiamo i muscoli di questa spalla sinistra che è quella che ti sta dando più Sì, fastidio innanzitutto. Mantieni così per favore il braccio, sì. ruota verso l'esterno, ok? Questo mi sembra perfettamente forte. Spingi verso dietro, in alto, qua, spingi verso di me, ottimo. Spingi ruotando verso il basso, ok? Ancora ruota verso di te, Ah, di me. sì, bravissimo. Questi muscoli sono fortissimi, mantieni questa posizione, spingi all'esterno, qui, spingi verso di qua, Ah, bravissimo. Non hai nessun tipo di blocco, di debolezza nella, si chiama cuffia dei rotatori, quindi non ci sono delle problematiche, diciamo, muscolari di interesse. Però se io vado a toccare qui, dimmi se arriva fino alla mano il dolore, eh? allora, fino alla mano no, però molto forte. Arriva, ma soltanto locale, non, Sì, non spara a distanza. Qui invece spara a distanza? no, No. Qui spara a distanza? Verso la mano? qua, qua. Ah, vedi che questo funziona, è solo un muscolo, non c'è nessuna problematica grave. Però vedi che spara verso la mano, vedi che ci sono i trigger point fastidiosi. Dimmi quando smette. Eh sì, purtroppo sono fastidiosi. Sai quanti ce ne sono in giro? Ai, 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 la mano. Vedi un po', è solo Ho un la dritta. muscolo, esatto, è solo un muscolo, vedi, non è una problematica della cervicale o delle Ah, cose. ecco. Tu sei un po' ansiosa, vero? Io oggi mi ero fatto venire 10 infarti. 10 infarti addirittura, no, non ce n'è motivo. Dimmi Ok, quando ora smette la mano. sta prendendo Esatto, vedi sotto. un po'. Sì, sì, sì. E ora è concentrato sul pollice. Dimmi quando smette. Ok.
non c'è niente di organico, niente di nessun infarto in corso, nessuna problematica cervicale grave, semplicemente un muscoletto che in una sola specifica fibra rimane contratto e non riesce più a ritornare indietro, ok? Questo spesso avviene nei movimenti ripetitivi, no? Sì, Per esempio nel tuo lavoro tu fai tanti movimenti ripetitivi con le braccia e può capitare che rimangono contratti, poi diventano sempre un po' più contratti e non riescono più a tornare indietro, ma non tutto il muscolo, solo una fibra. E allora quella è tutto mappato, ovviamente ci sono proprio delle specifiche aree che sparano a distanza, ok? Ok, passato. Passato, direi fantastico. Direi anche di farti mettere subito a pancia in giù, faremo un lavoro piacevolissimo di liberazione muscolare, ok? Mettiti per piacere Con la testa così? con la testa giù, grazie mille. Ci sono, guarda, posso un attimo? Sì. Possiamo mettere le braccia qui, che sono belle comode. Ok. Ok, rilassatissima. Qui riscalderò pure il lettino, così proprio sei servita e riverita. Cerco di abbassare un po', di alzare questo qui, va bene così? Ok, perfetto, rimani in questa posizione. Basso leggerissimamente fino a qui. Controllo soltanto il bacino se è dritto, ma l'abbiamo già visto che c'è una leggerissima dismetria, ma niente di che. Sul lato destro metto solo dei cunei sotto il bacino, ok? Ok, rilassatissimo. Metto un bell'olio caldo, va bene? Piacevole, sì? Ok. Senti che qua è più contratto, vero? Sì, questi sono i tuoi punti prediletti. Sei mancina? No. Ah, infatti. Però faccio tanto con la mano sinistra. Fai tanto, vero? Sei, Sì, secondo me. perché ho anche mio padre e mia sorella mancini. Probabilmente lo sai che potrebbe benissimo essere, cioè potresti essere una mancina mancata, tra virgolette, Ah, sì? che a volte a scuola, esatto, hai fatto scuole con le suore? No, no. Ah, ok, perché a volte, io per esempio all'epoca la feci, penso anch'io di essere molto più portato su certe cose sulla mano sinistra, sì sì, però sono destro orso, quindi, però molte cose mi vengono meglio con la sinistra, sembra pure strano, vibra soltanto, ok? Piacevole. Potresti risentire un po' la mano perché andiamo solo un po' più in profondità a togliere il problema. Stai giù con la testa, non ti preoccupare, non succede niente. È super ansiosa questa ragazza, allora dobbiamo fare qualcosa per quest'ansia. Testa giù. Stai scomoda con la testa? No, è che mi gira. Mettiamola così. Meglio? Sì? Sì. Perfetto. Accettabile? Avanti. Basta che chiedi, risolviamo tutto perché non c'è nessun tipo di mancanza, credimi. Quando ci sono delle posizioni magari che non piacciono, delle cose, subito si può trovare una soluzione indolore. Va bene? Puoi stare così? Sì. Posso metterlo addirittura ancora più comoda. Uno, due. Aspetta, scusami che Sì, ti sì. ridò questo. Vai giù. È meglio ancora, vero? Sì. Sì. Quindi sono belli caldi e piacevoli. Visto? Sì, belli caldi.
rilassiamo un po' questa muscolatura. Mm? Va bene? Posso lasciare qui? Mm? Ti sistemo un attimo. Ok, grazie. Ok. Togliamo uno, togliamo due e ti faccio mettere a pancia in su cortesemente. Nel modo più comodo possibile. Pancia in su, pancia in su. Guarda, mi metti la testa proprio qui, ok? Bravissima. Ti posso chiedere di venire un po' più indietro? Certo. Ancora un po', ancora un po', ancora un po'. Perfetto. Guarda, possiamo mettere il braccio qua e un altro braccio qua. Va benissimo per te? Posso chiedere di alzare Certo che possiamo. Così va bene? Sì. Appoggia soltanto. Piccolissimo movimento, vedi? Sei molto... Un po' di... Chiudi gli occhi. Sei molto sensibile tu in cervicale, eh? Moltissimo, vero? Sai perché questo? Perché stringi tanto tanto i denti per nervoso, eh? Questo cosa crea? Una forte debolezza della muscolatura anteriore del collo, ok? E questo chiaramente porta a una tensione degli antagonisti importante, ok? Quindi questi muscoli che poi danno fastidio a te. Spesso ti formigolano le mani, infatti a letto, vero? Può capitare? No. No, sei fortunato. Avanti. Assolutamente no. Sei Solo una fortunatissimo. volta mi è successo. Solo una volta sola. Questa mano qua, sempre. Quella, te l'ho detto che cosa dipende. Sì, sì, no, no. È un'altra cosa. Ok. Adesso liberiamo soltanto un po' i muscoli della bocca, va bene? Solo con un po' di vibrazione, completamente indolore, va bene? Guarda, solo indolore. Va bene? Chiudi gli occhi se vuoi. Accettabile? Sì, sì. Perfetto. Ecco, questo è quello che mi fa. Sì, sì, l'abbiamo visto, quindi è proprio molto più teso. Quello che farò io oggi sarà molto leggero, come hai visto, insomma, per lavorare un po' su queste tensioni che hai, no? Però la cosa che a me interessa un pochino di più è proprio questa componente psicosomatica molto importante, ok? Che è forse la cosa più importante per quanto riguarda te, più che altre cose, no? Va bene? Perché non ci sono grossissimi veri blocchi o il tuo problema è tutto nello stress mentale, nella paura, nell'ansia, perché Sì. questa è una cosa molto comune, sai? Non sei nella prima né nell'ultima. E per questo ti voglio dimostrare delle cose particolari. Ti devo chiedere, guarda, di sederti semplicemente verso di me. Ti dispiace? No, assolutamente. Ok, ti posso chiedere di darmi le braccia, tutte e due? Ok. Mantieni forte forte semplicemente le braccia qui, ok? Posso chiederti di chiudere gli occhi? Spingi in alto le braccia. Vedi che non succede niente, sono fortissime e non hanno niente. Ti posso chiedere di toccare la fronte per piacere? Spingi in alto, qui. Vedi che subito il corpo cede.
Qui ci sono dei centri, dei punti riflessi della parte emotiva che sono molto importanti. Adesso chiaramente ci discostiamo dall'aspetto più scientifico, andiamo a lavorare con delle tecniche che riguardano un po' le emotional freedom technique, delle tecniche anche un po' reinventate da me. Ti chiedo cortesemente di mantenere la mano lì. Toccherò solo dei punti per vedere quale di questi punti fa ritornare forte il muscolo. Ma è normale che io per esempio un po' di dolore alla testa? Sì, può capitare, perché non sei proprio neanche abituata a stare in certe posizioni, ok? Hai bisogno però anche di un po' di tempo per fidarti del terapista, per farti toccare, non è così semplice per te, ho ragione? Sì, sì. Spingi in alto per piacere, questo non fa rinforzare il muscolo, tocco questo punto qui, spingi. E questo sì, questo riguarda l'area del polmone energetico. Nella medicina cinese era legato un po' a delle cose che non si sono lasciate bene andare, giusto? Tocchiamo questo punto, eh? Va bene per te? Soltanto di toccare. Sì, per piacere, eh? Ti posso chiedere di chiudere gli occhi? Respira profondamente, butta l'aria, respira, butta l'aria, respira, butta l'aria. Eccoci qua. Da quello che vedo, dalla tua espressione, è proprio una cosa azzeccata, giusto? Vediamo un attimo qui, spingi in alto. Già subito innanzitutto qui non cedi, ma avevamo fatto questo test, spingi in alto e non cedi neanche più qui, per miracolo, dici ma che è successo? Non si toglie ovviamente un trauma, una problematica, però considera sempre che si può cambiare la risposta del biocomputer, ok? Noi siamo dei piccoli hacker che devono andare a cambiare le risposte, ok? Però possiamo andare a fare qualcosa di molto più profondo. Pancia in su. Stacca, grazie. Vediamo pure. Pronto? 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 Sì, lo puoi lasciare dentro, grazie. Chiedo scusa. Mi stai riprendendo, brutto stronzo. Allora. Allora. Allora, ti faccio mettere in questa posizione cortesemente. Guarda, così. Chiudi gli occhi, non farò altro che testare i piedi. Questa è una tecnica un po' particolare della chiropratica antica. Ok, più o meno quando avevi 17 anni, è successo per caso qualcosa che ti ha un po' creato delle problematiche intorno a quel periodo? Proprio quel periodo no. Vediamo un po'. Vai indietro bene nel tempo, eri a scuola probabilmente, Sì, ma ero più piccola. Intorno ai tuoi 7 anni è successo qualcosa? Che mi ricordi? Intorno a quella età più o meno è successo qualcosa? Intorno a quell'età? No. Ok, vediamo un attimo. Mi sono ricordata una cosa di 17 anni. Ah, ecco cos'è. Sì, no, sì, a 17 anni. Stavo per dire, no, cancella tutto, non facciamo una figuraccia. No, no, ma sì, è successa una cosa a 17. Sì. Non c'è bisogno assolutamente che me lo dici, sia chiaro, eh? Posso chiederti di sederti un attimo di nuovo? Ti aiuto se vuoi. Ok, girati verso di me. Dammi solo le braccia, come al solito, spingi in alto. Ok, ti posso chiedere di chiudere gli occhi un attimo? Puoi fare una foto mentale, ok, di questa cosa che è successa? Spingi in alto, vedi che subito il tuo corpo
cede. Quanto è importante, vedi, a volte lo stavi pure proteggendo involontariamente, ovviamente. Ho rimosso. Esatto, perché ci sono delle problematiche che a volte le persone quasi tendono a nascondere anche a se stesse, però che condizionano tanto la propria vita, ok? Dimmi sempre se vuoi che mi fermo. No. Ok, ti posso chiedere di ridarmi per piacere, solo un braccio va bene. Chiudi gli occhi, fai sempre questa foto, ok? Spingi in alto, spingi in alto, spingi in alto, spingi in alto e guarda caso, cara mia, spunta l'ansia. Guarda un po', ok? Ti chiedo di toccare questo punto qui, va bene per te? Ti chiedo, guarda, di mettere di nuovo la mano sulla fronte. Riesci, va bene? Fai un bel respirone. Butta. Respiro. Butta. Respiro. Butta. Bravissima. Ha dato fastidio? Per nulla, giusto? Ti posso chiedere di ridarmi le braccia? Rimetti in testa questa brutta cosa che è successa a 17 anni. Spingi in alto. Incredibile, no? Ok? Il tuo corpo non cede più. È importante. Non è un qualcosa che mira a far sparire i ricordi o sparire le cose, ma a lavorarci a livello psicosomatico, ok? Quando uno comunque ha a cuore, ok, il proprio stato anche proprio emozionale, vuole stare un po' meglio, vuole un po' vivere meglio la vita, un po' più serena, senza troppe ansie, che sono purtroppo anche legate a episodi che abbiamo vissuto un po' tutti, chi più, chi meno. Quando ci sono questo tipo di cose, con questo tipo di terapie, mi devi credere, sembra quasi una piccola magia. Ovviamente non si sostituisce a niente, però la cosa che vedrai è la tua reazione a queste cose che ti fanno ricordare anche inconsciamente, no? La tua reazione cambierà e quindi avrai probabilmente già da subito meno ansia, meno cosa a fare delle cose, ok? Ti posso scrocchiare il collo, ci manco per sogno. Non funziona, porca miseria. Va bene, dai, carissima Marta, io ti ringrazio per avermi dato questa fiducia, anche se comunque chiaramente essendo la prima volta non eri assolutamente sicura, ok? Di cosa stavi andando a fare, perché giustamente non lo sai, ok? Vieni pure in piedi, ok? Spero innanzitutto che starai subito meglio, io ti auguro ovviamente tutto il bene e quando vuoi tornare io sono qua a cercare di aiutarti di nuovo. Grazie per aver scelto il mio studio. Grazie a te. A posto, ok. Oh, aiuto. Va bene. Marta, spero che non sono stato invadente involontariamente. Hai visto che ti ho sempre chiesto il permesso di fare le cose perché giustamente sono cose delicate, però Sì, no, è che lì per lì non me lo ricordavo. stai tranquilla perché l'avevo intuito, ok? Però vedi che poi le cose spuntano perché sono delle autoprotezioni, ok? Lo so. Sai che a volte io chiedo a dei pazienti, dice, ma lei ha mai avuto interventi chirurgici? Dice no, che poi gli trovo una cicatrice grossa. No, come no? Ma che è questo? Oddio, certo, mi hanno tolto mezzo fegato. Dice, di minchia, su scudarsi. È una protezione, è una protezione, una negazione. Lei c'è, però c'è, vedi che si può anche vedere. C'è. E vedi, questo è stato importantissimo, lo so, lo immagino. Guarda, a me piacerebbe sinceramente poterti aiutare anche da questo punto di vista indipendentemente dal canale YouTube, perché guarda, si potrebbero fare dei bei lavori con te, perché guarda che ci sono persone che tu non hai idea, ma ovviamente non vengono da me per questo, perché non lo sanno, no? Però No, ma io nemmeno. non puoi saperlo, cioè che senso ha da si vai a scrocchiare le ossa, giustamente non hai idea che non è uno studio solo osteopatico, qua si fa una terapia olistica, quindi si fanno fare tante terapie e chiaramente se ci sono delle problematiche su delle aree noi le lavoriamo bene, quindi qui sa mai nel futuro ti potrò aiutare. Comunque aiuto. Cara Marta, grazie di nuovo, stammi bene, mi raccomando, per qualunque cosa a disposizione.